Ciao ragazzi e bentornati sul canale, io sono Clelia e sono qui per condividere con voi la mia passione per l'arte. Quindi se siete alla ricerca di consigli, idee o chiacchiere legate al mondo dell'arte e ai viaggi, vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare la campanella così da non perdere nulla. Oggi avevo proprio voglia di girare questo video perché sono da sempre appassionata dei film, nel senso che mi piace andare al cinema oppure vedere un bel film a casa. Però ho un grande difetto, il fatto che mi addormento quando il film effettivamente non mi prende. Quindi per evitare questo cerco sempre di trovare dei film da non interrompere e quindi per lo più legati alle mie passioni. Dato che mi è accaduto 1000 volte, ho deciso di condividere con voi alcuni titoli di film legati al mondo dell'arte che secondo me sono molto interessanti. I film che ho scelto mi hanno catturato per trama, atmosfera o personaggi. Non sono in ordine di preferenza, quindi non si tratta di una classifica, anzi ce ne sono degli altri che ho già in programma di vedere o che ho visto, di cui voglio parlarvi sia qui che sul blog. Il primo film è Big Eyes, che racconta la storia di Margaret Keane, una pittrice americana degli anni 50 e 60 che si ritrova costretta a nascondere le proprie capacità artistiche perché il marito si impossessa e si appropria delle sue opere. Visto a cosa siamo arrivati, tu sei il solo a cui posso confessare il mio segreto. Ho dipinto ognuno di quei quadri, ognuno di quei grandi occhi, io. E tu sei l'unico che lo saprà mai. La storia è narrata da un giornalista, quindi una voce esterna, che racconta non soltanto la vicenda della donna in quanto artista, ma anche in quanto donna, appunto, e madre soprattutto. Infatti la figlia di Margaret Keane non capirà mai come mai la madre si nasconde addirittura nel suo studio per delle ore al fine di realizzare opere che non vengono mai esposte o mai vendute a suo nome. La regia di Tim Burton rende sia la fotografia che la storia surreali, un po' come le opere di Margaret Keane. Infatti si cerca di seguire fino alla fine la storia della donna, quindi la sua biografia di quegli anni, per riuscire a capire se riuscirà o meno a riappropriarsi delle proprie opere e quindi ad essere poi lei l'artista che le ha realizzate. Vende i quadri, poi vende le foto dei quadri, poi vende le cartoline delle foto dei quadri. Buon Dio, è diventata una mania. Non ti fa impazzire abitare qui? Veramente ancora non riesco a crederci. Mi ricordo quando mamma l'ha dipinto. Ti confondi, l'ho dipinta io. Un altro film che mi è piaciuto tantissimo è Midnight in Paris. È un film che ha avuto un grande successo quando è uscito nei cinema, non soltanto per la regia di Woody Allen, ma proprio per la storia di per sé. Racconta infatti la storia di uno scrittore americano che va in un viaggio, diciamo, pre-nozze con la fidanzata a Parigi e lì cerca ispirazione per il suo ultimo romanzo. Fin dalle prime scene il protagonista viene catturato dalla città di Parigi e con lui cominciamo a comprendere la sua storia di americano che scrive un libro, che sta cercando di scrivere un libro, ma si ritrova un po' in crisi con la paura che questo libro abbia sì una storia, ma non sia accattivante e risulti noioso. Quindi dopo una breve discussione con la futura moglie, una sera viaggiando e girovagando per la città, riesce a essere catturato dalla storia e dal tempo. Una sera a mezzanotte, e per questo Midnight in Paris, infatti viene fermato da una carrozza. Decide di salire su questa carrozza un po' fuori dal tempo e di a quel punto intraprendere una vera e propria avventura incontrando personaggi come Hemingway, Picasso, Gertrude Stein e tanti altri protagonisti di una Parigi di altri tempi. Eccoli, Luis! Oye! Luis! Miei amici. Lui è il signor Buñuel. Buñuel? Sì, Buñuel e Monsieur Marray. Salve, Man Ray, mio Dio. Salve. E lui è Pender. Sì. Pender! Questo è... Pender! Sì, E io sono Dalì. da lì, sì. Sì, dovete ricordarlo. Questi incontri surreali gli cambiano in realtà la vita reale, quella di tutti i giorni, e questo farà la differenza all'interno del film. Però quello che a me è piaciuto di più, oltre al girovagare nel tempo, che mi ha ricordato un po' il mio modo di girovagare appunto per le città, quindi il mio sentirmi in un'altra città attraverso un cibo o attraverso un odore, l'essere riportata in un altro luogo, per questo mi sono immedesimata nel protagonista, anche un'altra cosa che mi è piaciuta è il fatto che
Questi personaggi, quindi parliamo di Picasso, Dalì, Buñuel, vengono descritti e sono stati studiati alla perfezione, ma soprattutto dal punto di vista umano, non soltanto dal punto di vista del personaggio artista. Un altro film per cui ho pianto tantissimo, però questo non è per forza indice di gradimento, ma in realtà mi è piaciuto davvero tanto, è Woman in Gold. Woman in Gold racconta una storia vera, quella di Maria Altman, una donna ebrea che è riuscita scappando in America a evitare la deportazione. E a distanza di decenni, negli anni 2000, ha combattuto il governo austriaco per riuscire a riappropriarsi dell'opera di Klimt che rappresentava la zia. Eccola qui, mia zia Adele, ritratta da Gustav Klimt. Un quadro magnifico. Fu staccato dalle pareti di casa nostra dai nazisti. E da allora è rimasto esposto nella galleria del Belvedere a Vienna. E vorrebbe le fosse restituito. Non sarebbe bello? E si farebbe giustizia. Il film è stupendo, la trama è un intreccio tra passato e presente che riesce a raccontare non soltanto la storia delle deportazioni durante la Seconda Guerra Mondiale, ma riesce soprattutto a sottolineare il tema della appropriazione lecita delle opere d'arte durante le guerre. Il prossimo film è completamente diverso per ambientazione e personaggi, infatti si tratta della migliore offerta di Giuseppe Tornatore. Il protagonista è un noto battitore d'asta, ma anche un appassionato collezionista. Infatti il film gira tutto intorno al mondo delle case d'asta, ma è molto interessante perché racconta nel dettaglio la psicologia del collezionista. La storia racconta di una giovane donna che contatta la casa d'aste per poter parlare direttamente con questo battitore. Richiede infatti che sia lui a effettuare una stima dei beni di famiglia dei genitori da poco deceduti. La ragazza però si nega più volte, nega l'incontro col protagonista perché dice di soffrire di agorafobia, quindi di non avere la possibilità e ha paura infatti di incontrare altre persone. Da questo momento in poi, quindi dal primo contatto per la stima delle opere, iniziano le avventure del protagonista. Però non posso raccontarvi nulla perché ogni cosa che io dico rischia di rovinare la storia, che è in realtà super interessante e soprattutto molto intrigante, quindi vi consiglio davvero di vederlo. Un altro film, questa volta biografico, è completamente diverso dai precedenti, è Frida. Girato nel 2002, ha fatto discutere fin dagli inizi all'interno del mondo dell'arte per la ricostruzione più o meno verosimile della storia dell'artista. A mio parere, nonostante il passare del tempo, rimane uno di quei film che fanno davvero appassionare alle sue opere e raccontano la storia non solo di una donna, ma di una grande artista messicana. Prima di vedere il film, avevo studiato e conoscevo la storia di Frida Kahlo e avevo avuto anche la possibilità di vedere alcune delle sue opere in giro per il mondo. Però il film mi ha permesso di immedesimarmi nella sua storia e lei come donna. L'arte diventa un modo per evadere e raccontare se stessa, le proprie sensazioni fisiche ma anche interiori per Frida. Non è tanto la storia, che si sa già essere la storia di un'importante figura dell'arte del Novecento, ma ciò che rende secondo me il film interessante è proprio la caratterizzazione del personaggio e la sua evoluzione. Ci fa rendere conto di come ogni cosa che accade nella nostra vita la cambia e ci cambia, e quindi ci fa relazionare in maniera diversa al momento che ci circonda. Nel caso di Frida è l'incidente, è il dolore in negativo, ma è anche l'amore e la voglia di vivere tipica del Messico in positivo. Come se si trattasse di due facce della stessa medaglia e quindi del carattere di Frida, ma anche di ognuno di noi. Questa è la mia lista di 5 film legati al mondo dell'arte che mi sono piaciuti tantissimo. Se ne avete già visti alcuni, scrivetemelo nei commenti, oppure scrivetemi di altri che avete visto e che mi consigliate, o che consigliate agli altri. Io ne ho già in programma da vedere o già visti, per cui sicuramente farò un altro video sull'argomento. Intanto, grazie mille e alla prossima!